Dottoressa Letizia Mancini, kinesiologa, benvenuta. Grazie. Grazie di essere venuta al mio podcast. Grazie a te. Tu, oltre a essere una kinesiologa bravissima, hai una laurea super interessante, laurea magistrale internazionale, giusto? Giusto. Com'è? Health and Physical Activity. A questo punto leggo anche il titolo, che è... Leggilo tu. Leggilo tu. Dunque, il titolo è Acute Physiological and Psychological Responses to Exercise in Indoor and Outdoor Environments in Built and Natural Surroundings. Che poi approfondiremo dopo. Fondamentalmente mette a confronto tramite un parametro interessantissimo che spiegheremo, che è quello dell'HRV, il confronto tra esercizio outdoor all'aperto e esercizio al chiuso. Esatto. E un'altra cosa molto interessante di cui parleremo è appunto il panorama di kinesiologi, personal trainer, coach, professionisti dell'esercizio motorio e com'è appunto addentrarsi, com'è l'introduzione al mondo del lavoro e l'osservazione anche di quello che si aspettano i clienti e di come si muovono gli altri professionisti. Certo. La tua passione da dove parte? Dunque, io ho iniziato giovanissima con lo sport. I primi sport che ho praticato sono stati il nuoto e la ginnastica ritmica e inserendo e unendo queste due passioni l'una nell'altra ho poi praticato nuoto sincronizzato, che oggi si chiama nuoto artistico, per moltissimi anni. Dopo il nuoto artistico ho avuto bisogno di uno sport più individuale e sono passata a una disciplina marziale, che è il Kung Fu, il Wing Chun in particolare. E solo recentemente, anche con gli impegni universitari, anche appunto con la magistrale all'estero e 1000 spostamenti e viaggi diversi, ho avuto bisogno di portarmi dietro l'attività fisica in un'altra dimensione. Sono passata all'outdoor e quindi ho sempre avuto le scarpette da arrampicata in valigia con me e quindi adesso pratico arrampicata sportiva e lunghe passeggiate e camminate quando posso. Tra l'altro io e te abbiamo una cosa in comune. Aiuto. Che farà sembrare questo episodio in spagnolo, no! E in realtà noi siamo italiani, abbiamo semplicemente un problema con le S. Una logopedista all'appello. Oppure evitiamo di dire Sassari, stazione, stazionamento sofisticato. No, confermo che non è un episodio in spagnolo. Allora, spiegami che vuol dire laurea magistrale internazionale? L'Università degli Studi di Roma Foro Italico ha messo a disposizione per tutti gli studenti da tutto il mondo un corso di laurea in inglese, erogato interamente in inglese, che prevede un anno in Italia, a Roma, con sede a Roma, con professori provenienti da diverse università europee, e il secondo anno con diversi percorsi svolti nelle diverse università partner europee, che sono in Germania, Austria, Danimarca e Norvegia. Essenzialmente è un percorso specialistico, ma non specializzante. Quindi che significa che per quanto vengano approfonditi tutti gli aspetti delle attività motorie preventive adattate, perché essenzialmente è un corso di laurea in attività fisica e salute, quindi che spazia in tutti gli ambiti legati appunto alla sfera del movimento, inteso come salute e non come prestazione fisica. Ci sono lezioni su attività fisica adattata a soggetti patologici o donne in gravidanza, o più semplicemente un grosso modulo di fisiologia generale, ma anche di psicologia e pedagogia dell'allenamento. Quindi tutte materie che poi messe insieme formano un professionista capace, almeno teoricamente, di lavorare con soggetti patologici e non di diversa natura. Dico teoricamente perché effettivamente se devo trovare un solo difetto di questo corso di laurea è che è molto teorico, per quanto abbiamo avuto diverse lezioni pratiche anche con soggetti di diverse età, in diverse condizioni. Comunque resta un corso molto teorico, per cui lo sbocco diretto di questa magistrale è poi il dottorato di ricerca. Che immagino che quasi tutti
fanno quello. Sì, anche perché è un corso di laurea molto d'élite, c'è una selezione abbastanza rigida iniziale e quindi tendenzialmente chi è poi interessato a studiare determinate materie in determinati modi, quindi sulle ultime ricerche scientifiche in maniera molto aggiornata, con professori che sono quasi tutti ricercatori d'altissimo livello e in inglese, quindi nella lingua ufficiale della ricerca, poi tendenzialmente hanno anche una propensione per quest'ambito, oltre al fatto che è uno sbocco professionale comunque di qualità e di sicuro interesse. Sì, poi il discorso dei dottorati di ricerca era venuto fuori anche con la dietista Claudia Pensavecchia, dove dicevamo appunto che da una parte è una cosa di grandissimo prestigio e forse anche l'apice di un certo tipo di idea accademica, però molti fanno un'esperienza particolare, cioè non la voglio criticare, però abbiamo condiviso esperienze con professionisti che facendo direttamente il percorso a finire nella ricerca, esperienza su esseri umani ne avevano molta poca, quindi alla fine grandissimi quasi appunto ricercatori in termini di raccolta dati, persone che passano giorno e notte su Excel, però il lavoro sull'essere umano poi effettivamente magari manca. Certo. Poi non è sempre così, però è uno dei rischi secondo me del dottorato di ricerca. Spesso da questo punto di vista è anche un po' alienante perché effettivamente il lavoro, nel senso anche scienze motorie come ambito è un ambito che tendenzialmente vuole lavorare con la persona, sulla persona, con la persona e questo nel dottorato di ricerca manca perché appunto si lavora sui numeri, non si lavora sulle persone. E probabilmente appunto per chi magari lavora comunque su dei dati che vorrebbe poi vedere applicati, manca il passaggio in qualche modo al reale poi, all'applicazione. E poi questa è una cosa che magari approfondiamo dopo quando parliamo dell'introduzione al mondo del lavoro, delle prime esperienze tue, delle mie esperienze, certo. Che qualcosa già abbiamo condiviso. E vediamo appunto meglio che effettivamente poi nella pratica umano e umano dell'esercizio fisico ci stanno un'infinità di variabili che poi è rientrato anche nella tua tesi come argomento, no? Sì. E da dove nasce questa tesi? Allora, l'idea della tesi è molto particolare perché nasce da un'esperienza lavorativa fatta in Alto Adige, quindi in montagna come personal trainer e lavorando non in città ma in un passo alpino, praticamente in una stazione sciistica dell'Alto Adige. Mi ritrovavo spesso nelle pause pranzo o comunque nei momenti liberi del lavoro a stare in mezzo al verde. E ero isolata da tutto e la prima cosa che sentivo al mattino quando mi svegliavo era il suono dei campanacci delle mucche. E la notte mi svegliavano temporali improvvisi, quindi ero veramente immersa in uno stato di natura a cui non ero abituata alla città, abituata a Roma. Questa è stata un'esperienza illuminante, nuova, completamente nuova. E da qui ho sempre avuto un po' di curiosità scientifica, quindi mi sono avvicinata a qualche articolo e sono rimasta folgorata da un articolo del 2015 di una ricercatrice inglese in cui viene descritto l'essere umano come un essere con un istinto innato di predatore e raccoglitore, quindi con un innato amore verso ciò che è naturale e ciò che è legato alla vita e alla natura. E che quindi questa forza innata forse in qualche modo è rimasta ed è misurabile fisiologicamente e ha degli effetti poi sulla fisiologia e la psicologia. E allora da qui ho pensato di approfondire ancora di più l'argomento e che magari fosse interessante mettere a confronto determinati ambienti, anche perché la mia tesi è stata in realtà la prima a mettere a confronto 3 ambienti, quindi non solo interno e esterno, non solo all'aperto e al chiuso, ma anche al chiuso, quindi indoor, outdoor in città, e outdoor nel verde, nel bosco, quindi 3 tipi di ambienti diversi.
Dopodiché ho visto che comunque, per quanto l'uomo sia sempre stato affascinato dalla ricerca anche appunto degli effetti dell'ambiente naturale, dall'immersione in ambiente naturale, e mi viene in mente il concetto di Friluftsliv, che è una parola quasi impronunciabile in norvegese, che parla di uno stile di vita interamente dedicato all'aria aperta. Oppure di Shinrin-yoku, un'altra parola abbastanza impronunciabile, giapponese, che è un vero e proprio culto del bagno nella foresta, per cui per loro è abitudine e cultura avere contatti sempre col mondo naturale. E da qui mi è sembrato interessante cercare di capire se basta stare all'aria aperta, oppure c'è bisogno di un certo tipo di ambiente per star meglio, per avere effetti. Molto interessante, e immagino che non sia stato semplice, criteri, variabili, insomma ce ne sono diverse. Sì, decisamente. È stato un lavoro lungo, difficile, piuttosto complesso, anche semplicemente solo scegliere il tipo di allenamento da proporre, il protocollo di allenamento Certo. da proporre. Difatti gli studi, la letteratura che esiste è calibrata prevalentemente su short bout di esercizio, quindi 15 minuti, 20 minuti massimo, sempre di moderata lieve intensità. Quindi già questo è stato il primo problema. Poi chiaramente il sample di soggetti è stato un'altra rogna, un altro punto complesso, per cui nel mio sample ci sono stati quasi tutti soggetti giovani, comunque ne ho raccolti 15, che non sono pochissimi per uno studio iniziale, neanche tanti, quindi chiaramente non sono un numero statistico, precisiamolo. Certo. Però un'idea, insomma, di una tendenza statistica me la potevano comunque dare. Però sono soggetti allenati, giovani, tra i 25 e i 40 anni mi sembra all'incirca, e che erano tra l'altro abituati all'ambiente naturale, perché sono tutte persone, tutte di sesso maschile, abitanti di una cittadina sperduta in mezzo alle montagne. Oltretutto appunto il meteo, ci sono infinite condizioni da controllare, è impossibile avere sempre giornate con la stessa temperatura e la stessa condizione meteorologica. È stato difficile anche matchare diversi percorsi, perché noi abbiamo fatto un protocollo di un'ora di camminata a 6 km orari fissi, però c'è del dislivello, quindi abbiamo provato anche a matchare il dislivello e a replicarlo in laboratorio sul treadmill. Nonostante ciò, ad esempio, il terreno non puoi cambiarlo, non puoi renderlo sempre uguale, e è evidente che in ambiente naturale sia più dissestato che in città, e più dissestato che sul treadmill. Sì, tra l'altro pure no, la consistenza è diversa, quindi la durezza d'appoggio, il tempo accoppiamento, pure quella è un'altra variabile. Certo. Che non è facile da controllare, no. Cioè la risposta al contatto e il reclutamento muscolare necessario per stabilizzare quel terreno cambia tanto, no? Sì. La figata è che il parametro forse principale con la quale avete confrontato i due contesti è stata l'HRV. Sì. Cioè Heart Rate Variability. Sì. Che cos'è? Allora, la Heart Rate Variability, o variabilità cardiaca in italiano, è un parametro che si utilizza per misurare l'attività del sistema nervoso autonomo, e può essere definita come la distanza che intercorre tra due battiti consecutivi. Essenzialmente il cuore non è un metronomo, un cuore sano non è un metronomo, e ogni battito ha un tempo diverso. La misurazione di questa differenza tra i vari battiti può poi essere letta come una misura della salute del sistema nervoso autonomo, quindi quanto il nostro organismo sia in grado di rispondere ad esempio a stress, o sia predisposto a determinate malattie, e di solito appunto è predittivo di malattie cronico-degenerative. Sì, fondamentalmente è un parametro statistico che
Allora, tu hai usato misura, Sì, no, infatti non mi viene la parola. Non mi piace misura. perché non è neanche stima, il problema è No. questo, che le pubblicazioni che sono uscite, ce ne stanno alcune che hanno già qualche anno. Sì, Tra madonna. l'altro invito chi non lo conosce come parametro, se andate su PubMed, Google Scholar, Springer, insomma qualsiasi motore di ricerca di pubblicazione, se scrivete Heart Rate Variability, io l'ultima volta che l'ho fatto su PubMed sono uscite 23.000 Sì, c'è il pubblicazioni. mondo. C'è il Quindi mondo. non è proprio una cosa sconosciuta e che ha una serie di difficoltà Criticità. che ora iniziamo a spiegare, però è un parametro molto bello, molto utile, perché io mi sono imparato negli anni a spiegarla in maniera molto elementare, cioè che cos'è il sistema nervoso autonomo? È quella parte di funzioni autonome, cioè quella parte di funzioni che noi non pensiamo a fare, la dilatazione o la contrazione della pupilla, l'attivazione digestiva, l'attivazione di processi di recupero o di vasodilatazione, tutta una serie di processi che noi non ragioniamo, il nostro Certo. corpo fa in autonomia ed è il sistema che altera di più le proprie funzioni a base dello stimolo che viviamo. E ti aiuto perché ho anche un aneddoto che ho letto e utilizzato spesso che è molto simpatico. Cioè, tu magari sei nel traffico, stai tornando a casa, sei assonnato, magari devi anche andare in bagno, improvvisamente ti tamponano, cambiano tutta una serie di cose. Quindi ti passa l'appetito, non hai più bisogno di andare in bagno, se c'è i Non hai più battiti, sonno. non hai più sonno, c'è vasocostrizione, sei molto lucido, tutta una serie di cose che ovviamente sono legate alla risposta autonomica in base a quello stimolo. E che succede? Che l'heart rate variability appunto cambia. Come si legge in maniera, cioè è semplice la lettura dell'heart rate variability o è complicata? Cioè parlo prima dell'aspetto proprio, tra virgolette, numerico. Ok, no, allora la lettura numerica non è così complessa. Basta appunto sapere in quali parametri muoversi e sotto quali valori. Una variabilità cardiaca è più o meno buona per sapere poi che cosa fare, quali compensazioni applicare, quali strategie applicare per migliorarla. Quindi la lettura di per sé non lo è. Sono i vari parametri statistici ad essere più complessi perché ce ne sono diversi, lineari, non lineari, basati sul tempo, basati sulla frequenza, quindi diversi parametri che hanno a loro volta anche delle influenze diverse, ad esempio il high frequency, l'HF è influenzato dal respiro, no? Dalla respirazione. Quindi insomma diversi parametri che vanno contestualizzati e vanno letti e che è semplice che vengano influenzati a loro volta da un parametro esterno o interno che sia fisiologico. Infatti, allora, prima voglio aggiungere una cosa perché non mi voglio dimenticare di dirla durante l'episodio, che c'è una pubblicazione del giornale di cardiologia italiano uscita qualche anno fa, che è molto interessante e anche molto nitida su delle linee guida, diciamo così, anche se è una semplice pubblicazione, che loro hanno esposto leggendo l'HRV e definendo dei range dove c'è rischio di disfunzioni e failures, come si dice in inglese, no? Quindi insorgenza di sintomi acuti o cronici sull'apparato cardiaco. E perché questa cosa ci tengo a dirla? L'ultima volta che ho accompagnato il mio anziano papà a fare un'analisi cardiologico, io faccio ancora con la speranza di chi vuole bene alla scienza, ho chiesto al tecnico di turno se nei parametri c'era l'heart rate variability e mi hanno detto di no. Mi è capitato anche spesso di parlare con cardiologi che non sanno proprio che cos'è. Alcuni dicono sì, guarda, lo vedi nell'elettrocardiogramma, ma è trascurabile, cioè i più sapienti mi hanno risposto così. Eppure il giornale di cardiologia italiano ha fatto una pubblicazione che se la leggi dici cacchio, quindi se questo parametro è sotto a 50 io rischio abbastanza. Un sacco di problemi. Perché poi che succede? La cosa interessante, perché è predittivo di un sacco di problemi, patologie, disfunzioni e inefficienze croniche? Perché
è proprio un sistema di processi, il sistema nervoso autonomo, che viene influenzato molto da diversi stimoli psicofisici, ambientali e tutta una serie di cose che, a quanto ho capito, è il problema principale dell'esito della tesi. Sì, essenzialmente sì, prevalentemente sugli stimoli ambientali. Quindi noi abbiamo focalizzato l'attenzione sugli stimoli ambientali proprio perché dovevamo trovare delle differenze o cercare quantomeno delle differenze Ma come lo tra i tre isoli? ambienti. Isolarlo è stato molto complesso, ci abbiamo provato cercando appunto di non uscire quando le giornate non erano soleggiate, abbiamo provato appunto avevamo una camera ipossica che abbiamo utilizzato senza ipossia, dove abbiamo standardizzato la temperatura, esatto, cercando di matcharla, di renderla uguale a quella degli altri ambienti. La cosa interessante appunto è che ogni soggetto era un crossover trial, quindi ogni soggetto era in qualche modo controllo di se stesso. E siamo riusciti a fare dei momenti di riposo anche per magari abbassare anche il battito e rilassare il soggetto prima dell'esercizio, sia prima che dopo l'attività fisica. Quindi abbiamo cercato in tutti i modi di isolare il parametro ambientale. Chiaramente non è possibile, anche solo per il fatto che il soggetto per quanto sia stato detto magari di evitare la sera prima di avere comportamenti regolati, quindi magari di assumere alcol, di mangiare troppo pesante, andare a dormire tardi, però magari il ragazzo si era allenato, lui è un atleta ad esempio di ultra trail in montagna, e il giorno prima si era allenato. Viene il giorno dopo che i parametri sono già sregolati in partenza. Sì, ancora una volta la bellezza dell'HRV è che ci dà un'indagine su come il nostro corpo sta migliorando psicofisicamente o peggiorando psicofisicamente, o semplicemente ci aiuta a capire se quello stimolo è costruttivo o no. Il problema qual è? È che le variabili sono tante. E che succede? Io sto vedendo che proprio gli argomenti sull'heart rate variability vengono trattati secondo me male. Cioè, per esempio, l'heart rate variability ha preso molto piede in atleti di un certo livello di sport che tendono al fondo all'endurance, quindi appunto il trial, le maratone, il ciclismo, il triathlon, perché in genere sono molto tecnici e vogliono vedere appunto come rispondono, e anche qualche professionista dice che l'HRV funziona così, dice tu più o meno hai un range, quindi sì, vedi come sale e scende. Se vedi che sta peggiorando molto, riduci il volume e l'intensità d'allenamento. Se vedi che sta migliorando, vuol dire che la programmazione sta andando bene, o addirittura potresti aumentare. Sì. Anche se anche la stasi ti potrebbe suggerire di aumentare, perché come tanti altri processi nel corpo migliorano affrontando uno stress che chiede una risposta d'adattamento all'organismo. Se il recupero idoneo questa risposta all'adattamento viene organizzata, e tu c'hai un miglioramento psicofisico. Questo è ancora una volta per sottolineare che quando noi facciamo la nostra mezz'ora, ora, 2 ore, 3 ore in quei casi di esercizio fisico, in quel momento non succede nulla di positivo. Certo. Se dopo c'è il recupero adatto, succedono un sacco di cose belle. Certo. Qual è il discorso? Che a volte quelle attività sono talmente intense che non permettono un miglioramento della variabilità cardiaca, quindi non è così vero che c'è un range, è che quella persona non può migliorare la propria variabilità cardiaca finché c'è uno stimolo cronico continuo di un'intensità di quel livello. Sì. E infatti l'HRV secondo me è molto illuminante per vedere proprio la sfera di salute psicofisica a 360 gradi, nel senso, ti ho fatto l'esempio prima mentre chiacchieravamo e secondo me funziona. Se io mi alleno bene, appena mi sono allenato guardo l'HRV e dico cacchio non migliora, però mi sono allenato perfettamente, peggiorerà di giorno in giorno. Certo. Perché quell'atteggiamento, vigilanza, ansia, ossessività, quello che vuoi, è in grado di compensare negativamente l'esercizio fisico. Sì, e infatti spesso anche certi sport, certe discipline, certi atteggiamenti vanno di pari passo.
Ah, certo. Non è un caso, Sì, non è un sì. caso. La dedizione e L'ossessione sono molto sottili, sono lì, il confine è labile. è un bel caos, Sì. perché si sovrappongono spesso. Però ecco, si sta divulgando una pubblicità che non è troppo a favore di quanto potenzialmente è efficace l'HRV. Per esempio, non so se tu l'hai mai letto, una delle pubblicazioni principali che hanno cominciato a indagare la heart rate variability è la famosa Tyer e Lane, dove hanno visto le variazioni di HRV in base all'espressività facciale. Cioè loro hanno disegnato o 4 o 5 N da guancia a guancia. Ok. Più le N si deformavano nella loro comunicazione e più l'HRV era bassa. Perché Pazzesco. più sei stressato e più l'espressività è collegata a una parte di cervello più animale. Quindi fondamentalmente, che ne so, nel mentire o nell'avere una comunicazione efficiente servono livelli di stress bassissimi, perché più sei stressato e più il tuo viso si deformerà. Incredibile. Lì, soprattutto Julian Tyer, ha cominciato a fare diverse pubblicazioni sull'HRV e in ambito di neuroscienze è molto utilizzata. Secondo me è uno strumento potentissimo anche a livello di esercizio motorio. Io l'ho usata. Io, per esempio, i clienti più assidui li ho seguiti alcuni anche con l'HRV. Cioè loro, quando arrivavano a iniziare la sessione di allenamento, gli leggevo i parametri di HRV. Prima dell'allenamento. Prima dell'allenamento. Se erano nella norma, andavo avanti con la programmazione sulla tabella che era in programma. Certo. Se erano particolarmente bassi, rimodulavo il tutto magari su mobilità, sul lavoro posturale, propriocettivo o di abilità. Il lavoro di abilità non dà mai risultati negativi. Cioè quando lavori a migliorare le abilità motorie, non quelle che sono gemellate ad alta intensità, però un'abilità motoria che può essere quasi di propriocezione. Quelle Perché fini. sì, perché poi non è la stessa cosa propriocettiva e abilità motoria. No. Però quando coltivi l'abilità motoria l'HRV migliora quasi sempre e io in realtà mi sono documentato anche sul perché. Il perché è che l'impegno cerebrale e le aree del cervello impegnate in una nuova abilità motoria non lasciano spazio a rimugino. Cioè la corteccia prefrontale, tutte le parti di ragionamento, tutte le parti di funzionamento cerebrale legate allo stress, alla vigilanza, non possono funzionare. E questa cosa la puoi dimostrare empiricamente, sai come? Prendi una persona molto allenata, trovagli un difetto posturale, una cosa instabile, una disfunzione, insegnagli 2 esercizi di abilità propriocettiva che gli migliorano quel distretto. Quindi, vada bene, tu prendi un soggetto che è dedito al duro lavoro, che vuole migliorare a tutti i costi, quell'esercizio non lo farà mai. Non ci riescono. Dicono no, fammi correre gli intervalli a 22 all'ora, fammi fare pesi enormi, ma questa roba a me mi distrugge. Perché gli richiama un'abilità e un impegno, in quel caso nel disimpegnare il cervello, che per loro è mostruoso. E questo ancora una volta ti dimostra che l'HRV è un parametro pazzesco, però è uno strumento che in ambito di professionisti di esercizi motori ti porta per forza a indagare la sfera della vita della persona a 360 gradi. Sì. Sonno, l'alimentazione, anche le relazioni. Cioè io ho avuto a che fare con, per esempio, delle persone che affrontavano un divorzio in maniera particolare, quindi con caratteristiche abbastanza pesanti, quindi perdita del sonno, eccetera. E io gli allenamenti che ho fatto a quelle persone, gli altri tecnici che li vedevano da fuori, la critica era quasi ti sta regalando i soldi, perché io facevo qualche esercizio di mobilità, qualche esercizio di abilità, una breve finestra intensa che mi serviva solo per Dare l'input. dare quello stimolo stressogeno. Sì. Tutto il resto era per cercare di incentivare le attività di recupero. Però in realtà quello è un valore che è ben pagato, anche se di fuori sembra che li stai allenando un quinto di quanto si aspettano. Certo, certo. Però è particolare. Paradossalmente un risultato simile, anche se molto diverso, io l'ho trovato nei risultati della tesi, perché sottoponendo soggetti allenati a uno stimolo leggero, perché camminare a 6 km orari per chi corre in montagna
non è uno stimolo allenante, facile, è stato spesso rilassante se eseguivano questa attività in un ambiente che per loro non era solito. Quindi, certo. ad esempio, quando passeggiavamo in città, perché abbiamo fatto in città, oppure poi nella foresta, insomma, vicino alla città, allora lì erano riposati. Stesso stimolo, 6 km orari sul treadmill, che è uno strumento che loro utilizzano spesso anche in allenamento, alcuni erano proprio atleti, lì era stressante, perché probabilmente dava la possibilità di rimuginare. Avevano tempo di rimuginare, erano abituati allo strumento, all'ambiente, erano... Beh, c'è anche meno stimoli nocicettivi, quindi Certo. ti puoi mettere a rimuginare. Sì. Perché tanto fai il criceto sul tappeto. Esatto. È interessante questa cosa. Tra l'altro, vedi, ancora una volta viene fuori automaticamente, parlandone, si capisce quanto la sfera psicologica interagisce sull'effettiva riuscita nel miglioramento di salute psicofisica tramite l'esercizio fisico. Moltissimo, moltissimo. Anche nella tesi, visto che proprio il parametro dell'HRV è un parametro delicato da lavorare, abbiamo pensato di associarlo anche a dei parametri psicologici. Abbiamo chiesto aiuto a delle psicologhe, delle ricercatrici e siamo riusciti tramite delle teorie, quindi l'Attention Restoration Theory e la Stress Recovery Theory, sono entrambe teorie complementari che fanno leva sulla la capacità di un individuo di provare degli stimoli positivi, delle sensazioni positive e di recuperare dallo stress in determinati ambienti. Le caratteristiche dell'ambiente naturale permettevano questa cosa, permettevano questo recupero. Quindi, per esempio, la rigeneratività dell'ambiente è stata vista più dal punto di vista psicologico, con dei questionari appositi legati a queste teorie, che dal punto di vista fisiologico. È stato più semplice rivelare appunto il potere antistress quasi dell'ambiente naturale dal punto di vista psicologico. Inoltre, un dato secondo me molto interessante è che i soggetti percepivano meno faticoso l'attività fisica in ambiente naturale rispetto appunto magari in città in mezzo al traffico, oppure sul treadmill di nuovo. Lì per esempio una cosa che sarebbe molto interessante è come fai a capire che la qualità del respiro ha fatto il miglioramento dell'HRV, perché adesso magari non so se riusciamo a parlarne oggi, però l'HRV è molto legata al respiro, ma anche al respiro in termini di rapporto tra ossigeno e anidride carbonica, Certo. che magari in città non è quello che sta in natura. Certo, alcuni studi ci sono riguardo questa cosa, ma è molto complesso. Però comunque è natura, cioè secondo me, cioè prima ti ho fatto questa osservazione, adesso che ci ripenso però fa parte del contesto naturale. Cosa? Il fatto che c'è un'aria migliore. Certo, quindi fa non vai parte del isolato. contesto. È uno stimolo sensoriale diverso però. Certo. Quindi magari se per capire proprio quale stimolo sensoriale porta rigenerazione al sistema nervoso, allora lì diventa un problema e magari lì andrebbe definito anche la qualità dell'aria. Alcuni l'hanno tenuto in considerazione come parametro, però sono studi un po' così, non molto attendibili. Comunque guarda, visto che ci siamo, la facciamo una finestra sul respiro, perché noi sappiamo che quando inspiriamo promuoviamo un'accelerazione ovviamente minima del battito cardiaco e una relativa vasocostrizione. Quando espiriamo il contrario. Questo appunto, accelerare con vasocostrizione, rallentare con vasodilatazione, a tutti gli effetti allena la heart rate variability, che questo stimolo impatta nella misura nel quale è curata anche la meccanica respiratoria a livello posturale e la qualità respiratoria a livello metabolico, nel senso che a quel punto anche le tossine circolanti nell'organismo derivate da alimentazione o esercizio fisico intenso vanno a impattare sul respiro. Quindi l'HRV, per esempio 3 stimoli su tutti: qualità del respiro proprio come ritmo respiratorio, quindi come abilità, qualità del respiro come meccanica respiratoria, qualità circolatoria perché c'è anche la componente di vasocostrizione e vasodilatazione, e qualità tra virgolette
passami il termine, di conservazione di cataboliti, acidi organici e tossine derivate da esercizio fisico intenso e alimentazione. Quindi anche lì vai a misurare l'HRV solo per lo stimolo motorio e magari la persona prima ha mangiato solo carni trasformate e magari ha bevuto anche alcolici. Certo. Non è il tuo caso, No, non ne è questo il caso, però è chiaro. sto parlando per far capire quanto è complicato. Certo. E poi, come noi ci siamo trovati spesso, anche l'atteggiamento con la quale si interagisce sull'esercizio, vedi Fitness Tracker. Non faccio nomi, però c'è un brand molto importante in ambito di sport che aveva impostato le prime misurazioni dell'HRV, i dati tecnici che interessano l'indagine dell'HRV e dopo dei consigli derivati. Dopo un po' di recensioni YouTube e sulle riviste del settore hanno messo il semaforo verde, giallo, rosso, perché il triatleta che stava sotto intensità altissima e faceva no, più che altro quello è un tipo di esercizio motorio che è più dalla parte prestativa, agonistica, Certo. che non è assolutamente coerente con il benessere psicofisico, anzi in tanti casi può essere anche peggiorativo. Siccome questa cultura ancora non è molto diffusa tra gli sportivi, il triatleta diceva no, io non sono così stressato, io mi sento benissimo, perché mi dà questi parametri? È sbagliato lo strumento. La cosa che è venuta fuori dalle recensioni, dalle prime pubblicazioni è inutile che lo fate perché non funziona bene, perché io sto benissimo e lui dice che sono stressato. Che mi ricorda un po', sai, quelle persone quando si parla magari di psicoterapia e ti fanno la cosa del tipo ma il problema non so io, è che sono le persone che ho a casa e il lavoro, a me se me levi quelle sto benissimo. Ecco, è la stessa cosa, cioè il problema è lo strumento. Sì, certo. Aia, sa che non scenderà mai, no. cioè non salirà mai non migliorerà mai esatto. l'HRV. Non scenderà mai lo stress. Esatto. Senti, ci sono consigli che riusciamo a dare sull'utilizzo dell'HRV? Cum grano salis. È complesso anche qui. Ci sono degli strumenti validi, anche facilmente reperibili, delle applicazioni, tra tutte, non so se possiamo fare nomi. Dobbiamo, perché lo voglio invitare. Perché Ok. io ti dico una cosa, mi vanto. Era il 2015, 2000 qualcosa. Io avevo un telefono Android del cacchio, io mi comprai l'iPhone di corsa perché all'epoca non c'era ancora... Su iOS era disponibile? E non c'era neanche HRV for Training, si chiamava Camera HRV. Ed è successa una cosa fighissima, che appena è nata HRV for Training, siccome non era ancora così famosa, così in voga, eccetera, io ho scritto delle domande semplici, io parlavo direttamente con lui. Bello. Quindi forse c'ho ancora la chat e magari riesco anche a invitarlo. Parliamo di Marco Altini, che lui mi sa che è un data analyst. Sì, lui sì. E appassionato di maratona, mi sembra, comunque uno Sì, sport di endurance. Sì. E è l'ideatore di HRV for Training. Tra l'altro lui all'inizio ha fatto una cosa molto figa, che ha usato le fasce cardio. All'epoca c'era ancora il fatto che non tutte le fasce cardio misuravano tutti i battiti. Ok. Cioè devi sapere che fino al 2014 più o meno molte fasce cardio prendevano il dato su 3-4 battiti e facevano la media. Quell'intervallo di tempo. Sì, e facevano la media e ti davano la velocità. Okay. Quindi tu non potevi calcolare l'intervallo tra un battito e l'altro. Certo. E quindi lui all'epoca diceva potete usare solo la Polar H7 all'epoca. Adesso ogni brand di questo livello, Sunto, Garmin, Polar, sono usciti ormai... 2000, prendono bit to bit, quindi li prendono tutti. E lui da subito fece dei papers correlandoli con l'elettrocardiogramma, sì, con gli ECG, e faceva vedere che era molto utile e molto sensato. Qua voglio dire una cosa, ci stanno degli strumenti come quello che ho utilizzato io e utilizzo tuttora, che invece misurano l'heart rate variability distale, cioè prendono la pulsazione sul polpastrello, la pletismografia. Sì. Allora, credimi, ancora non ci sta pubblicazione sul fatto che sia diverso da prendere l'altorace,
Però c'è una cosa che è molto sensata e spero che prima o poi qualcuno approfondisca e produca documenti Di spessore. scientificamente validi, perché effettivamente noi sotto stress proponiamo maggiore vasocostrizione distale, quindi mani, braccia, piedi e gambe. Quindi effettivamente ci stanno delle variazioni a livello distale. Magari quello interessa più appunto l'indagine di quanta vasocostrizione e vasodilatazione c'è e Certo. quanto è regolata dal sistema nervoso autonomo, perché qui ancora una Però volta quando influenza poi la risposta. della Eh variabilità. sì, Quindi, ripeto, non ci stanno pubblicazioni rilevanti, però a livello di correlazioni evidence-based non dovrebbe essere la stessa cosa distale al torace. Comunque dicevi, quindi HRV for Training è un'applicazione appunto scientificamente validata che utilizza semplicemente la fotocamera del telefono per prendere i battiti appunto distalmente tramite dito. Però appunto può essere anche collegata tramite fascia cardio per avere probabilmente un risultato più attendibile. sì, è più attendibile perché la fascia cardio c'ha il movimento, la Sì. posizione, la metti e stai più comodo. Però appunto, come dicevo prima, forse uno strumento Però sono diversi. apposito sarebbe utile, Sì. perché lì il problema è che il telefono È scomodo anche perché andrebbe coperta la Sul fotocamera flash. e il flash contemporaneamente, quindi insomma ci sono delle difficoltà anche per, insomma, la grandezza del dito, la posizione. Però quello è già uno strumento che permette di avere appunto la RMSSD e la SDNN della variabilità cardiaca, quindi sia la misura statistica della velocità in qualche modo di recupero dell'organismo, sia quella più generale di benessere globale, insomma, del sistema nervoso. Permette un po' a tutti di autovalutare in qualche modo il proprio stato. Ora è difficile fare autovalutazioni, nel senso è pericoloso, non è solo difficile. Quindi ci si può incastrare, sì, diciamo, a Roma. Sì. Quindi è sicuramente uno strumento utile, ma da associare sempre alla lettura di un professionista. Qualcuno che lo sappia leggere meglio di noi è essenziale, quindi noi possiamo utilizzarlo, ma sotto la supervisione di un adulto, direi. Guarda, io mi ci sono voluti anni e tante persone misurate, nel senso io ho fatto due cose molto buone in relazione all'HRV. Trovare dei modi per misurarla il più possibile a più persone possibile, e l'altra cosa è di far intervenire professionisti diversi nella lettura, perché poi diversi professionisti si appassionano all'HRV. Quindi che succede? Quando è capitato il coach, la psicoterapeuta, l'osteopata, si sono incuriositi anche loro a livello proprio professionale, ma da una parte divertente, per dire fammi vedere se faccio questa manovra, se c'è una risposta cambia? vagale migliore. Per esempio in osteopatia con l'HRV si è visto, riescono a vedere chi la usa quando la persona fa antagonismo agli stimoli, perché che succede? Come nell'esercizio motorio, tu proponi uno stimolo di una certa intensità. Se l'intensità è giusta, e non è una cosa che si vede a occhio, Certo. se l'intensità è giusta, tu hai il massimo del beneficio poi nelle ore di recupero. Stessa cosa succede con le terapie Con le manovre. manuali. Quindi che succede? È una manovra che tu hai imparato accademica con una certa durata, una certa intensità. La persona che detesta essere toccata, che è venuta che non ci credeva che tu gli potevi dare una mano perché solo le medicine mi aiutano, la manovra molto 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 minore gli fa un effetto diretto, cioè hanno un poco uno stimolo e Sì. poi hanno la supercompensazione di ipertono vagale relativo, cioè hanno un miglioramento Sì. in acuto che poi in teoria quando torna a basale dovrebbe essere un po' più alto di Più prima. alto. Se tu fai magari la manovra per intero con una certa intensità, lo stimolo è troppo. Allora, Peggiora la risposta. peggiora la risposta. Quindi stanno abbastanza spenti, doloranti per qualche ora, quindi la classica risposta vagale, ma dopo vanno in una condizione basale inferiore a prima, non migliore. E so di certo che alcuni osteopati molto bravi con l'esperienza hanno anche capito quali sono i segnali di una cosa del genere, però c'è chi usa l'HRV con grandissimo successo perché
le persone non sono sempre esplicite con le loro E verità. spesso non sono neanche coscienti di certe verità, di certe cose. Quindi, Esatto. quindi spesso è essenziale uno strumento esterno, perché non basta né quello che noi vediamo da professionisti, né quello che ci viene comunicato dal cliente, dal paziente. Assolutamente. E questo comunque, con tutti i suoi limiti, i suoi difetti, le sue criticità, l'HRV resta uno strumento essenziale, oggettivo, che in qualche modo, per quanto venga influenzato da tantissimi parametri diversi, non è solo percettivo del cliente o appunto del professionista. Bellissimo. Tra l'altro, vabbè, ne potremmo parlare giorni. Un'altra cosa che mi è venuta in mente, che secondo me è stata innovativa l'HRV, che l'HRV è stato secondo me lo strumento che ha iniziato a fare luce sul beneficio del respiro, perché prima che ci fosse uno strumento come l'HRV, il concetto era: se respiri profondamente e coltivi tecniche di respirazione, in genere belly breathing, quindi solo addominali, fanno bene alla salute, ti illuminerai, un sacco di Terzo benefici, occhio aperto. tutti i benefici del mondo. Poi si è visto che non è così, che anche persone che sono bravissime a fare belly breathing, ma magari non hanno allenato il sistema cardiovascolare, quindi l'alternanza vasocostrizione-vasodilatazione è scadente, perché magari hanno fatto solo yoga, Certo, non hanno mai allenato nessun meccanismo aerobico cardiovascolare, oppure hanno belly breathing ma hanno le coste ferme, perché a forza di fare lavoro addominale la meccanica Sopra è respiratoria è bloccato. immobile. Quindi ha fatto luce sul fatto: aspetta, sarai bravissimo a fare questa tecnica di respirazione particolare, però c'è qualcosa che non va, perché qui l'HRV è bassissimo. certo. Quindi anche se tu ti senti un grandissimo maestro delle tecniche respiratorie, c'è qualcosa che non torna. Ho lavorato pure con insegnanti di discipline orientali, Qigong e yoga, e mi è capitato poi di trovare, tramite gli strumenti, vedere che la tecnica respiratoria più corretta per quella persona magari era toracica e rapida, L'opposto di quello che era abituato a fare, certo. e con grande disagio. Quindi magari persone che dicevano una cosa che si insegna spesso per imparare proprio la meccanica diaframmatica, è: dopo l'espirazione con la quale raccogli l'addome, mantieni l'addome raccolto, Sì. espandi il torace. Tante persone dicono: è impossibile, non puoi espandere il torace se la pancia è Non dentro. sale la pancia. Mm-mm. E lì, Sì. vedi, hai fatto magari 10 anni di respirazioni esoteriche e hai bloccato tutto, Certo. perché si muove solo la Certo. pancia. Siamo sempre più interconnessi comunque con noi stessi, eh? E poi è bello che questa cosa torna spesso, che prendi la persona allenatissima dal punto di vista intensità cardiovascolare, sforzi intensi, e Cambi stimolo. 99 su 100 hanno bisogno dell'altro stimolo e hanno grande disagio nel farlo. Sì. Infatti io, quando sento le persone che dicono: io faccio un po' di questo, un po' di questo, un po' di quest'altro, con regolarità e disciplina, nel senso con costanza, senza essere Esagerati, ossessionati. stanno un fiore, Sì. perché si divertono a fare diverse cose che danno stimoli diversi, e cioè per forza Diventano più completi, sono più completi, e poi diventano abilità, no? certo. Perché tu impari a fare più cose, tipo te, nuoto sincronizzato, arrampicata, arti Arti marziali, marziali, flauto, proprio attraverso. che non suoni da. Qualche anno. Però la musica è una grande abilità. Beh, Pure quello. Chissà, ci saranno degli studi su sicuramente, sicuramente. Anche perché al conservatorio si insegna respirazione per gli strumenti a fiato, è fondamentale anche lì. Certo. Quindi sicuramente ci sarà una correlazione. Ho letto da poco in realtà una ricerca che associa un effetto antistress a una sonata di Mozart. Quella è l'unica scientificamente validata. Ma tra l'altro non li ho ancora letti, però un mio amico mi ha mandato dei riferimenti su degli articoli, non so quanto sono rilevanti a livello scientifico, cioè non so se sono semplici studi o sono review o cose un po' più importanti, però sul fatto che il fumo di sigaretta ha l'effetto rilassante tramite il fatto che ti costringe a respirare per respirare il fumo. Cioè hanno visto che le persone che fumano respirano solo mentre fumano. Cavolo. Quindi dicono: anche se
respirano roba tossica. Però respirano. Quindi La che meccanica esatto, quindi che si succede? attiva. C'hanno tutta una serie di cose negative date da tutte le Certo. cose che già strasappiamo, Certo. però la meccanica respiratoria li rilassa. Quindi se invece di uscire a fumare uscissero a respirare sarebbe la stessa Sarebbe, cosa. sì, sarebbe pazzesco, sarebbe tocca sana. Incredibile. Bene, parliamo di lavoro. Aia. Vabbè, qua dai, sarà una chiacchierata speranzosa. Speranzosa, dai. Allora, come sono andati i primi anni di introduzione al lavoro, al mestiere? Anni, i primi mesi. Vabbè, però dai, vabbè, sì, dai, Io mi sono laureata a tecnicamente. ottobre 2023, tecnicamente. Vabbè, però c'è a che fa con l'esercizio motorio e la somministrazione Da anni, dell'esercizio da anni. motorio, Sì, sì. anche tramite arti marziali, insomma. Assolutamente, assolutamente. Poi ho lavorato anche durante gli studi, quindi sì, posso dirlo dai anni. Che idea ti sei fatta sia dell'approccio dei clienti e sia degli altri professionisti? Dunque, Scusa, e c'è la sì. terza domanda, voglio sapere anche come ti sta cambiando il tuo rapporto con l'allenamento. Questa è cattiva. Allora, sicuramente il mondo del fitness più in generale, perché appunto di sport agonistico me ne occupo molto poco, quindi tendiamo verso il fitness, il benessere, è una giungla, detto in parole povere, perché si trovano tantissime offerte diverse, oggi è più facile che le persone si annoino, quindi magari c'è bisogno di variare anche solamente nel nome, in continuazione, di dare stimoli anche misti in maniera improbabile, con discipline che spuntano come i funghi da ogni dove. E quello è un lato del professionismo, quindi spesso le classiche palestre commerciali che offrono 40 corsi diversi che alla fine sono più o meno la stessa cosa a grandi gruppi di persone. Altrimenti si trova dall'altra parte appunto il personal training, quindi l'allenamento individualizzato, che è un po' quello che faccio io e anche tu. E che però spesso viene confuso con la fisioterapia, perché a livello comune di come è visto dalle persone non si sa ben definire il confine tra dove dovrebbe agire il fisioterapista e dove dovrebbe agire il kinesiologo o il personal trainer. Quando parlo di personal trainer, visto che prima ne abbiamo discusso, lo sottolineo, io parlo di un professionista capace di somministrare un allenamento, un'attività motoria individualizzata su misura sul cliente, non personal training come bodybuilding, sala pesi a ogni costo per la costruzione muscolare e l'estetica sopra ogni dove, sopra ogni altra cosa. Non è la disciplina, ma è il tipo di metodo che si applica. In qualche modo, quindi, secondo me, le due macro aree che si possono vedere sono un po' l'artigiano della professione e l'industria della professione. Sono queste. Spesso la diffidenza è nei confronti dell'artigiano perché, innanzitutto, ha un costo più elevato rispetto all'industria del fitness più generale e poi perché appunto non si sa bene che cosa fa, cioè quando è che mi devo rivolgere a un determinato professionista? La risposta sarebbe sempre. Teoricamente chiunque potrebbe beneficiare di un allenamento individualizzato e su misura, però si fa fatica appunto a capire quando e spesso si arriva ad affidarsi a un professionista solo quando la situazione è veramente avanzata o di dolore o di problematiche e veramente lì ci sarebbe bisogno di un team multiprofessionale e non un solo professionista ad occuparsene. Infatti chi lavora come noi alla fine è sempre circondato, tu hai comunque collaborazioni con psicoterapeute, io ho collaborazioni con psicoterapeute e coach, cioè osteopati, fisioterapisti, cioè chi lavora come noi è difficile che rimane solo perché lo sai studiando di per sé che devi sapere integrare più cose, ma anche solo per muoverti, cioè non è che tutte le persone che io seguo
vanno anche da questi professionisti, certo. però tramite loro noi impariamo tante sfumature delle persone che incontriamo. Sì, assolutamente. Poi, scusa, ti volevo dire una cosa, tu hai detto quando sopraggiunge il dolore. Quando sopraggiunge il dolore e alla persona non gli è stato detto per anni che se si impegna a dovere spinge veramente come dovrebbe spingere uno che si allena forte, è normale. E gli hanno fatto credere che è sintomo di gloria. Esatto, sì, che vada tutto bene, sia giusto così, certo, certo. Quindi dal punto di vista del cliente è complesso far capire in qualche modo quando potersi avvicinare. Per quanto riguarda gli altri professionisti, sicuramente non possiamo essere isole. È impossibile isolarsi, come abbiamo detto adesso. È impossibile se uno vuole lavorare bene. Se uno vuole rimanere anche al passo coi tempi, all'avanguardia, anche sulle pubblicazioni scientifiche, perché col lavoro e comunque la vita di tutti i giorni, anche noi siamo persone, non siamo solo macchine che sputano schede d'allenamento, e quindi anche noi abbiamo bisogno di un team in qualche modo vicino. Chi si isola a un certo punto si ferma, è destinato a fermarsi, quantomeno nella sua rigidità. Spreca anche un potenziale che magari poteva avere, perché spesso chi vuole andare da solo è perché sa che vale, sa che riesce. Non sempre però è sostenibile a lungo termine questa strategia. Io credo non lo sia. Sì, io ho capito che intendi. Il fatto è che da fuori non si vede questa cosa. Cioè, nel senso, la vedi se sei nel settore. Perché ho capito che vuoi dire. Io per esempio sto vedendo, mi viene in mente un personaggio in particolare, in realtà me ne vengono in mente due, un uomo e una donna, che lui è partito dal classico bodybuilding con anche un uso importante di anabolizzanti, che adesso ammette tranquillamente una persona onestissima. Lei è partita da un disturbo del comportamento alimentare. E che cosa è successo? In pratica entrambi hanno trovato un appoggio ossessivo nell'esercizio fisico. Mhm. Cosa è successo? Poi queste persone, ovviamente avendo questa dedizione patologica, hanno avuto anche i loro effetti sul proprio fisico, perché parliamo di persone molto giovani anche, quindi sono passati gli anni, adesso tutti e due parlano molto con onestà e genuinità, cioè dicono guardate che io ho fatto dei cicli anabolizzanti, lei dice guardate io sono stata bulimica, non è un gioco. Il problema qual è? È che se tu la cosa la dici in costume o la foto profilo si vedono gli addominali dalla fronte al coccige, il messaggio non passa, perché tante persone che sono fragili e vogliono essere come te non gli interessa come ci sei arrivato. Certo. Cioè, a me interessa quello La meta, non il percorso. che anche se non hanno i criteri di inclusione per essere considerati DCA o disturbati, comunque La tendenza è quella. sì, già un disturbo. Quindi qual è il discorso? Tu vedi questo ragazzo, c'ha un fisico della Madonna, che ti dice oh, tranquilli, mangiate i carboidrati, non c'è bisogno di ballare tutti i giorni, mi chiedete del doping, ma se poi non dormite, non fate niente, anche se scegliete di sacrificare la vostra vita per il bodybuilding e accettare il doping, ma ammazzate. Che pure lì io ho imparato a essere meno critico possibile con chiunque, perché tutti hanno la propria storia e sinceramente mi dispiace anche quando si proteggono magari appunto le persone fragili e si pensa che quello che si è ammazzato il bodybuilding, uno fa il video e dice Madonna è un mostro, è uguale. Cioè come dici a quella magra sei inguardabile, anche quello ammazzato il bodybuilding dice sei un mostro, stai facendo lo stesso errore perché non lo sai che c'è dietro, anzi molto spesso la storia è la stessa. Sì, ha solo poi un effetto visivo diverso, è un'estetica diversa. Che succede? Tra queste persone ci sono appunto dei casi che sono effettivamente hanno trovato nella palestra una via d'uscita e adesso provano a divulgare una cosa più sana e non ci riesci. Quindi quello che dici tu, che sarebbe il non riuscire, lo vediamo noi. Però lo spettatore comunque guarda il fisico, guarda che esercizio hai fatto per avere quella spalla. Noi dicevamo prima, no, che capita, questo penso che sia una cosa che capita più alle donne o ai maschi particolarmente fisicati, quindi a me è successo forse un paio di volte. Cioè la domanda del quanto pesi, come fai a essere così, che esercizio hai fatto per questa cosa, che è una cosa terribile. Sì. Fondamentalmente tu per crescere eticamente, professionalmente, devi cominciare a non rispondere a quelle cose
e deviarle. Però se tu hai creato un impero Esatto. in quell'altro modo, Esatto. ti trovi ingabbiato. Io veramente queste persone, io lo capisco, che lo vedo che adesso l'occhio è buono, cioè ti dicono ragazzi, non pensate che sia tutto facile eccetera. Io ci sono arrivato perché mi chiudevo in palestra per non pensare. Certo. Mo mi ritrovo il fisico, ma sto cercando di migliorare. E non lo vedono, dicono non mi frega niente, come si fa sto fisico? Certo. Andrebbe cambiato il focus. È un problema culturale. Il problema L'attenzione... è che poi che cosa succede? Che anche noi che ci stiamo vicino cominciamo ad allenarci di meno. Ops. Perché è quello. Cioè, a volte, cioè, perché io nel disclaimer del podcast, nella premessa, ho detto questi casi qua fanno una cattiva pubblicità al movimento in generale, perché anche chi è appassionato comincia a masticare un sapore amaro come per dire vabbè, ma poi cioè, se mi metto il leggings troppo attillato, la pancia scoperta e si vede di più il fisico, ma quindi magari quella che ha più bisogno, che è più fragile, che ha il disturbo del comportamento alimentare, l'attiro in una modalità sbagliata? Certo. Infatti la dietista, per esempio, la Pensavecchia diceva non è rilevante il mio aspetto, è cosa mangio nel mio lavoro. E se ci pensi nel fitness è il contrario. È il contrario, ma è sbagliato che sia il contrario. A me per esempio c'è qualcuno, anche di persone vicine che mi vogliono bene, che mi hanno detto oh adesso che inizi a fare i video e i podcast ti devi tirare fisicamente. Quando io per iniziare a fare questo progetto l'ultima cosa a cui pensavo, stavo distrutto e stavo devastato, quindi figurate, cioè mangiavo male, mi allenavo poco e tuttora è così. Quindi è proprio il contrario, cioè una dietista ti dice adesso non è rilevante chi sono, come sono e cosa mangio e come mi alleno. E invece nel nostro lavoro la cosa la lascia passare per cominciare a attirare persone è come mangi e che fisico hai. Però siamo d'accordo che non dovrebbe essere così, nel senso che la mia preparazione come professionista non dipende dalla mia forma fisica. Allora io sono d'accordissimo, però come sai bene sono stato anche dall'altra parte, nel senso io sono stato una persona ossessivamente attenta e ossessivamente polemica con chi non si allenava duramente eccetera. Sono ancora in grado di fare la stessa osservazione, cioè però se tu c'hai il fisico vuol dire che sai come si fa a avere il fisico. Lo capisco. Che poi tra l'altro ci stanno persone anche in comune e mi ricordano, quando ogni tanto facciamo le chiacchierate eccetera, mi dicono ma tu ti ricordi che quel periodo non ti piacevi? Invece adesso sto molto peggio, cioè nel senso era il periodo dove c'è stato l'apice estetico, ma io mi ricordo che ero assolutamente non contento. Sì, io questa cosa un po' mi ci rivedo, insomma, mi ci ritrovo in questa descrizione. Ma perché poi la sensibilità la guadagni anche passandoci. Certo. Cioè lo capisco perfettamente, però devono cambiare gli standard, non si può continuare a fondare il professionismo di qualsiasi disciplina sulla forma fisica, non è quello. Che non poi, è quello. come ti dicevo prima mentre chiacchieravamo, vedi quante cose non sono casuali, nel senso a me mi sono avvicinate persone gravemente sottopeso, persone con disturbi particolari, tu lavori da pochissimo e già hai avuto esperienze diverse con persone con disturbi del comportamento alimentare, di diversa nazionalità, etnia, eccetera. E non è un caso perché queste persone cioè, non si avvicinano a tutti. Infatti ti dico una cosa, io ho cominciato a capire che lavoravo bene. Io all'inizio c'avevo grande richiesta da parte di donne, mediamente tra i 30 e i 50. Chissà perché. Era quel periodo là, quindi forse c'entrava anche il mio aspetto estetico. Però comunque, poi piano piano, prima si è allargata l'età, poi sono cominciati ad arrivare i maschi. C'è stato un momento dove c'avevo un ragazzotto che mi segue, lo saluto, è un grande, troppo figo, e che era classico maschio prestante, ma anche come immaginario collettivo, quindi pieno di tatuaggi, barba, grosso, spingeva come un animale, eccetera. Poi andavo a fare lezioni a domicilio di una signora del 36 e c'avevo anche una cliente che c'aveva una situazione particolare di sottopeso ad un certo livello. Quindi quando ho visto la varietà,
detto cacchio, mo è figo. E per assurdo il ragazzo fisicato mi ha detto sto a fare le cose bene, perché gli altri due aspetti già li ricoprivo. Certo. Quindi quando ho detto ok, anche uno più Sano, sì, prestante. mi sceglie, vuol dire che sono capace a fare più cose. Certo. Però sì, attualmente la professione è un casino. Sì. E io continuo a pensare che sia troppo legata all'estetica, anche perché, come abbiamo detto fino adesso, legata all'HRV, cioè la salute è tante cose, è tanti aspetti diversi. E spesso appunto l'estetica non è sinonimo di salute. E se io lavoro sulla salute, lavoro muovendomi e facendo muovere le persone per la salute, non posso in nessun modo legarmi solo a che aspetto ho. Ti dicevo, io ho scritto l'articolo, breve articolo sull'ortodessia, che quando uscirà questo episodio già sarà stato pubblicato, dove io volevo scrivere l'articolo sull'ortodessia, ma non mi aspettavo di trovare una pubblicazione scientifica, una meta-analysis, quindi non è un foglio buttato lì, con scritto che nel 2019 il 6,9% della popolazione aveva ortodessia diagnosticata, perché poi l'ortodessia è un disturbo che sta prendendo importanza ora e pensa quanti casi non diagnosticati. Certo. E tra l'altro lo dico per chi non ha letto l'articolo, ortodessia è una forma comunque a tutti gli effetti di disturbo del comportamento alimentare che rappresenta un'attenzione ossessiva all'alimentazione e anche all'esercizio fisico, anche se poi nei criteri di inclusione del termine proprio adesso come è coniato c'è solo eccessiva attenzione per l'alimentazione. Comunque una percentuale alta, e c'era scritto nella pubblicazione di cui una grande fetta professionisti del settore fitness. Quindi la scienza sta dicendo guardate che lo stimolo più potente, più importante per la salute psicofisica è l'esercizio motorio. Attualmente probabilmente la metà di chi lo somministra ha un disturbo del comportamento alimentare. E tu dici, C'è mind qualcosa che blown, non va. capito? Già. Sì. E forse, secondo me, questo è un grande freno per promuovere l'esercizio fisico. Lo è. Anche perché Ci bullizzano poi. sì. Che poi dicono, ma io c'ho, come ti dicevo, no? Mio fratello si ammazza di sport, c'ha un'ernia dietro l'altra, non dorme la notte. E passa la balla di fieno. Che gli dici al paziente che ti dice così? Al cliente che ti dice così? Forse esagera? Forse ha preso il lato competitivo agonistico per salute quando salute non è? Certo. È un casino, Oppure è diventato a sua volta ossessionato da quello che fa. Sì. Io pure in famiglia, guarda, dovresti muoverti un po' di più qua e là. Ma che non l'hai visto, zio, che si ammazzava di sport, com'è finito? Sì, lo so. Cioè, gente che faceva 80.000 chilometri in bici l'anno. Tu in macchina ne fai 30.000, non erano 80.000. No, ok, però però... tra l'altro ci sono dei ciclisti che arrivano a quei numeri. Nibali mi sa che avevo letto 94.000 ne faceva in un anno. Però vabbè, comunque... Sì. E il rischio alla fine per appunto noi professionisti è di cadere o in un eccesso o nell'altro. Quindi o appunto nell'ossessività con l'allenamento oppure, come nel mio caso in questo momento, il rigetto totale. Sì, capita. E quindi sì, ci sono questi periodi in cui non ti rendi conto, non riesci a costruire su te stesso un qualcosa di sostenibile. Allora, io ti dico la mia esperienza, non penso che per te sia simile perché tu sei in un contesto proprio... In realtà non lo so, però non penso che tu se vai ad allenarti in palestra hai chissà quanti altri tecnici intorno. Non lo so, perché al momento ho il mio studio, quindi Ecco. se mi alleno nel mio studio. Io invece ho lo studio, però l'esercizio fisico lo faccio tutto in una palestra. È una palestra dove ci stanno anche delle figure tecniche, delle persone che vendono esercizio motorio, che non sono funzionali, ma lo sanno. Cioè, lo posso dire in video perché ho provato anche a dirgli stai fuori proprio, cioè sta roba non E esiste. perché continuano a farlo? Nel senso, con qual è la loro risposta? Allora, ci stanno una serie di risposte. La maggior parte, quelle che mi danno più frequentemente, sono molto divertenti e ironiche. Quindi della serie, perché io voglio stare nel Valhalla. Buttano un caciara, come Sì, si diceva. è il fomento
pagano vichingo, Sì, quella sì, cosa sì. là. Quando invece mi si risponde più seriamente, mi si dice, lo so, però io se sto fermo ammazzo qualcuno, che è la cosa come per dire, mi scoppia la testa perché ho troppo malessere, troppi pensieri, quindi Devo devo... scaricarlo da qualche parte. Esatto. Quindi lo sanno, cioè c'è coscienza. Magari hanno fatto anche i loro tentativi di uscirne, però anche lì è un fenomeno psicologico molto particolare perché poi quando c'hai, magari sono 20 anni che fai uno sport a intensità altissima, c'è una parte anche di identità legata a quello. Certo. Magari hai guadagnato amicizie per quello, hai guadagnato relazioni per quello, e mo che cominci a fare passi indietro? Ti fa anche paura il fatto che una versione di te stesso con meno muscoli visibili, meno, come si dice, Prestanza. meno prestanza, magari ti porta meno. Anche perché, Certo. un'altra cosa, la maggior parte delle persone che si avvicinano al movimento, cioè di base, secondo me, sono quelli che hanno vissuto male la trascuratezza delle persone vicine e hanno paura dei cali di salute, o quelli che si sentivano non proprio ad agio, oppure quelli che sono stati educati bene a livello motorio e sportivo. Io sono stato abbastanza educato bene a livello motorio e sportivo, ma comunque da bambino ero cicciotto e non mi piaceva. Quindi c'è stata anche una componente di inadeguatezza all'inizio. Però tornando al discorso della persona, sono 20 anni che lo sport gli ha dato valore, gli ha portato cose. Io lo capisco che non è facile dire cacchio, forse devo fare un po' di meno. Certo. Certo. Anche perché se tutto quadra, le persone che ti sei avvicinato sono tutte persone che ti dicono bravo, cacchio. Sì, che condividono con te la stessa mentalità spesso, lo stesso... Che E in figata. qualche modo diventa proprio un modo di vivere, perché al di là del lavoro, che magari non sai le altre sfere della vita di quella persona come vanno, magari veramente trova pagamento solo in quello, solo nell'attività. E allora che fai? Togli l'unica fonte da pagamento? No, ma infatti è una cosa che secondo me c'ha bisogno di cultura, cioè Certo. lo sai, cioè parte del podcast è nato proprio per dare far vedere questa faccia più culturale, più psicologica, più complessa dell'esercizio fisico, che poi da una parte sembra che facciamo critica, ma in realtà è il contrario, cioè è proprio per mettere in luce quanto è potente l'esercizio fisico se pulito da una serie di Di cose. certi costrutti... Per esempio io ho imparato negli anni anche a dialogare con chi si occupa di bodybuilding, e una cosa che mi ha illuminato e mi ha aiutato è stata il fatto che ho capito che per loro alcune scelte anche estreme, eccetera, noi da fuori le vediamo come una follia, no? Come per dire, cacchio, ma tu ti stai giocando delle cose importanti anche in termini di salute per questo. La stessa cosa per loro è significato di valore. Cioè, se tu sei pronto a sacrificare determinate cose, allora a organizzare aumenti... tutti i passi, addirittura fare una scelta di enhancing, come dicono loro, no? Quindi di doping, eccetera. Perché poi una cosa che non passa al di fuori del bodybuilding non è che se ti dopi ti viene il fisico. No, cioè loro vivono veramente in sacrificio continuo, allenamenti continui, tutto studiato, tutto al grammo, si contano i cibi, l'acqua, la preparazione continua, si scelgono i posti se vanno in viaggio per poter seguire tutto, cioè fanno un'infinità di sacrifici. Sì. Questa cosa da fuori, diciamo, è vista come estrema, quasi folle. Dentro l'ambito, cacchio, tu ci riesci. Che figata, che è lo spirito agonistico nel senso più sacrificante del termine, un po' kamikaze, no? Cioè ti batti per la patria. Sì, sì. Però appunto quanto l'ambiente in cui siamo fa la differenza? Cioè quanto l'ambiente, in questo caso non come outdoor o indoor, ma come circostanza, persone, fa la differenza nella nostra identità veramente. Ma infatti poi se anche di professionisti. Ma infatti se ci fai caso ci stanno gli schieramenti, cioè in chi somministra l'esercizio fisico ci sta un set preferito di stimoli. Sì. Cioè se tu ci fai caso, no? E io per esempio un esercizio che uso quasi sempre nelle persone che sono idonee al rinforzo è il front squat, che è un esercizio che si usa molto nel weightlifting, nel crossfit, eccetera. Però mi capita di fare, spesso di inserire nelle routine di riscaldamento movimenti partendo dall'asana dell'arciere di yoga.
e spesso utilizzo degli esercizi del pavimento pelvico che derivano dal Pilates. Certo. Quando faccio preatletismo sono delle cose di atletica, tutte cose che fai anche te. Certo, assolutamente. Però se vedi gli altri come lavorano, non è così. No, sono selettivi, di solito hanno una disciplina, una Quello scuola in anche qualche quello modo. è, siccome si è creato valore in questo contesto, ho costruito la mia figura professionale, il mio fisico con questi Intorno stimoli. a quel contesto, con quegli stimoli. Sì, però non è, di nuovo torniamo, non è tutto scientifico, è basato sulla propria percezione. Appunto. Cioè, non c'è scienza, non è evidence-based. Cioè, io quando dico evidence-based, le persone non sanno neanche che significa. È basato sulla ricerca scientifica, sull'evidenza scientifica. Guarda, provo tenerezza. La mia giovane età, la mia povera... No, non lo dico con stima, nel senso questo mi aiutò il coach con la quale ho collaborato, che mi disse in maniera abbastanza brutale una delle prime volte che parlavamo di questo. Guarda che nei desideri, nei bisogni, cioè la priorità per le persone non è la salute. Cioè, guarda che e lui è stato uno di quelli che mi ha aiutato a capire che tante persone che si occupano di salute non hanno come priorità la salute. Per esempio, nel caso mio, lui è stato cruciale su questo, mi ha aiutato a capire che la mia passione per la salute era perché avevo sofferto la trascuratezza di un familiare. Certo, in qualche modo è per soddisfare qualche bisogno ego riferito. Che se ci pensi è una proprio. cosa vestita nobile, ma era comunque una cosa... Certo. Sì, è egoistica, individuale, ha un bisogno proprio. Un bisogno proprio, Cioè, non per aiutare l'altro, ma in qualche modo per aiutare se stesso. Sì, per sentirmi in grado di evitare quella trascuratezza al Certo, prossimo, certo. perché è troppo, non la reggo. Dici, cacchio, e questi tipi di lavori qua ti fanno capire proprio che sì, la scienza è uno strumento che a noi ci serve per applicare dei metodi, però la parte umana fa troppo proprio. Cioè, un'altra cosa che mi viene in mente è che io all'inizio facevo le tabelle d'allenamento, i programmi d'allenamento, ci mettevo tanto tempo. Mi mettevo a casa, facevo ok Letizia, per 3 mesi facciamo questo, poi facciamo sto piccolo ciclo così eccetera. Adesso se li vedi scrivo una serie di stimoli, cioè scrivo una serie di idee, stimoli, cose importanti e poi vedo che succede. Certo. Perché va a capire se si diverte, se dorme e poi scrivo cose diverse. Quindi prima scrivevo solamente rinforzo, scapolo, omerale, mobilità, anca. Adesso scrivo queste cose e poi scrivo fare e scegliere esercizi, far lavorare a percezione, non a ripetizione. Certo, manca la componente, manca spesso la componente umana all'inizio, anche di variabili che puoi gestire effettivamente in base alla persona che ti trovi davanti. Però proprio per questo, quanto sarebbe più facile mettere insieme diverse discipline, prendere il buono, no? Un po' da tutto e lavorare così rispetto a una sola disciplina, rimanere incastrati in quella disciplina senza alla fine avere un'evoluzione. Quali sono secondo te i consigli per poter evolvere in questo senso? Perché tu Dal punto di vista professionale? Cioè, nel senso... Da cliente? Da cliente direi che ci stiamo provando in tutti i modi e stiamo a 1 ora e 8, quindi i clienti li abbiamo orientati abbastanza. Però nel senso, no? Io e te parliamo un linguaggio tanto vicino, però io ci ho messo più di 10 anni, tu invece queste cose ci sei arrivata molto prima. Quindi secondo te a livello professionale quali sono i consigli, cioè qual è la cosa che ti può portare a elaborare questo tipo di modalità? A me la cosa che probabilmente ha aiutato più di tutti è la curiosità. Siate curiosi. Questa è la prima cosa che mi viene in mente di consigliare. Chiedetevi tanti perché. Chiedetevi perché una persona utilizza un metodo e un'altra ne utilizza un'altra e confrontatevi con i professionisti, confrontatevi con i colleghi anche di discipline diverse, anche se vi sembrano lontani anni luce da voi, oppure anche quelli che magari vi sembrano tanto vicini da essere quasi in competizione, no? L'uno con l'altro. Perché rubate dagli altri in qualche modo. La conoscenza è di tutti, cioè siamo nell'era dell'informazione. Quindi la cosa che veramente a me ha aiutato è cercare di assorbire più possibile la conoscenza sia teorica, perché la scienza è una passione per me prima di tutto, quindi
io mentirei insomma se dicessi che non mi affido alle ricerche scientifiche, però vanno provate, quindi quello che leggi poi va testato e soprattutto dal confronto dei professionisti, quindi da chi ha già delle esperienze accumulate. Io insomma ne ho poche, però posso rubare da chi già ha provato determinate cose e provare sulla mia pelle se funzionano. Quindi questo, la curiosità. Sì, direi la stessa cosa, soprattutto il lavoro con gli altri professionisti. Io sicuramente è la cosa che mi ha cresciuto di più professionalmente. Ti direi anche un po' da testa di minchia, si può dire. Non lo so. All'inizio la sfida. Cioè io all'inizio quando beccavo un altro professionista ero Ok. talmente sicuro del potere dell'esercizio fisico che era come per dire, cioè guarda che se non fai esercizio fisico non c'hai speranze di ottenere miglioramenti su qualsiasi Ok, cosa fai nella vita. ok. No, un po' estremo. Per me è un po' estremo. È stato un errore, però ho beccato dei professionisti che mi hanno sottomesso, capito? Certo, certo. Tra l'altro Per anche prova ed errore. anche l'HRV. Cioè io quando ho approcciato all'HRV ho detto capirai, io avevo dei numeri da Dio e stavano sottosopra. Sottosopra. Ho fatto no, com'è possibile? E curiosità di altri professionisti ho capito che non era tutto legato all'esercizio motorio. Infatti la multiprofessionalità, le tante dimensioni dell'essere umano sono un'altra cosa, cioè avere un occhio critico nei confronti di quante cose siamo, cioè l'uomo è tante cose, è tante sfere diverse, non possiamo pensare di riuscire solamente con una laurea, un corso, comunque un ambiente tematico, una disciplina, risolvere i problemi di tutti, risolvere tutti i problemi, avere tutte le risposte in tasca. Bello, sono sicuro che è venuto un episodio bellissimo e sicuramente ti rinvito. Magari adesso che ti sei presentata al meglio, anche come un discorso etico, filosofico e accademico, magari riusciamo a tirare anche fuori qualche argomento un pochino più specifico. Per esempio, a me piacerebbe, poi decidiamo insieme, però potremmo anche vedere quali possono essere delle bandierine rosse di potenziali clienti e su come approcciano l'esercizio fisico. Per esempio, prima chiacchieravamo del fatto che tante persone che hanno un atteggiamento un po' disfunzionale e disturbato, noi gli proponiamo di andare a sensazione e non contare, non badare al numero, Certo. e loro vanno a controllare quanto peso hai messo e contano le ripetizioni, o vanno a vedere il timer perché tu non gli vuoi dire la pausa. Quindi ci sono effettivamente delle caratteristiche che ti fanno capire quando quella persona... Che metodologia utilizzare con chi? Dove cucire? famoso, ok, fermati. Ma quante ne avrei dovuto fare? Va bene così. Perfetto. Ma uno che lo fa bene, quanto lo fa? Così come hai fatto tu. Sì, ci stanno le risposte tattiche. Grazie Grazie a te, è stato un piacere. e ci serve un logopedista. Sicuramente. Grazie ancora. Ciao, alla prossima.